ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come sono contenta! Cioè, mi sono arrivate delle mail assurde, grazie alla porta di agosto, state co-creando con gli dei, cioè io ho i brividi, sono emozionatissima, ho preparato la trombetta, ho preparato la trombetta ragazze, Dio! Guarda, questo significa risvegliare la sciamana e lo sciamano che è in te. Mo' non faccio nomi, ma le conoscete le nostre... Vabbè, allora, se poi vorranno raccontarvelo loro lo racconteranno, ma sono scioccata, ma è così bello. Vedete che basta poco, cioè il cammino sciamanico è stupefacente, unito alla tarologia co-creativa, è una botta, cioè non lo so, abbiamo scoperto qualcosa di straordinario. Abbiamo scoperto qualcosa di straordinario. Non lo so, mi fate commuovere, impazzisco di gioia, trombetto qua e là, cioè... È bellissimo. Ragazzi miei ragazzi, fate il cammino sciamanico per favore, fate il cammino sciamanico applicato alla tarologia co-creativa, è una bomba senza precedenti. Cioè, lo state vivendo ed è una... a chi non l'ha fatto, mi sto mangiando le parole. A chi non l'ha... Francesca, calmati, datti una calmata fra e parla per bene. Allora, io non ve lo posso spiegare con le parole che cos'è, perché lo dovete sperimentare, lo dico per le ragazze che ancora non hanno iniziato, per le ragazze nuove, i ragazzi nuovi, tantissimi. Cioè fare un cammino, vabbè, le ragazze e i ragazzi che hanno fatto il percorso dei 21 giorni e continuano a farlo, che poi è il 21 giorni per sempre, che hanno fatto la porta di agosto, cioè, hanno fatto cose assurde ragazze, che vi devo dire, cose assurde, trovate tutto qua sotto, cioè qua, vedi, tu clicchi giù, c'è il cammino sciamanico per i 21 giorni, la porta di agosto, e sono molto elettrizzata per questa cosa, quindi mi devo dare una calmata. No, Fra, non ti devi calmare. Ha detto, adesso butto tutto questo su queste letture straripanti, seguire proprio passo passo le porte settimanali, fare i rituali di agosto. Come vedete, l'anima capisce subito quando fa i rituali. Subito capisce. Cioè, hai voglia a parlare, a dire le cose, a dire le cose. Qua noi stiamo co-creando con gli dei, co-creando con gli dei. Io non vi leggo le letture in modo passivo, cioè, vi do gli strumenti, li applicate, realizzate cose assurde. Che vi devo dire? Sì, calmati, Fra. Ok, adesso... Vi ricordate la signorina Buonasera che era su Rete 4? Adesso vi presentiamo. Vabbè. Ragazze e miei ragazzi, grazie, 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 eternamente grazie. Ci mettiamo la nostra trombetta qua, cioè, anziché fare adesso il sabbe satta succhi contu, ci facciamo una trombettata, perché, cioè, voglio dire, è stupendo. Quindi grazie, eternamente grazie, eternamente grazie. Grazie perché ci siete riuscite. Ma io voglio dirvi una cosa, non solo le cose grandiose che la mente si sciocca, no, perché avete iniziato a sperimentare dei miracoli quotidiani, piccoli, che sono i più importanti di tutti, fino ad arrivare a cose wow. Ma la cosa piccola è wow. Oh, questo è, perché avete avuto fede nella cosa più bella, più semplice, vi state riappropriando del potere che le istituzioni e la religione ci hanno tolto. Va bene? Questo state facendo. Avete visto quanto potere c'è che ci hanno tolto? Lo stesso potere che vi sta facendo realizzare cose. Quello è il potere che ci hanno tolto. Che ci sta nel Kali Yuga, ce lo dovevano togliere per forza, è normale, cioè benedetto sia, non maledetto, benedetto sia, ecco. Grazie per le tante donazioni al canale. Grazie per il sostegno al mio lavoro e grazie perché abbiamo creato una famiglia, cioè una famiglia così, ecco. Coro da stadio che io non sopporto gli stadi
Il calcio non sopporto. Vabbè, vabbè, l'avranno già capito le ragazze. Non è che non sopporto. Vabbè, Francia, perché mo devi dire queste cose? Che le frega le ragazze tue se il calcio ti piace pure no? No, perché Fra, siamo una grande famiglia, quindi cioè io sto parlando con Francesca a fianco, capito adesso? E ragazze, ragazzi, è stato stupendo. Un po' di pazienza per le mail. Piano piano vi leggo, come avete visto. Sto rispondendo a tutti i commenti sotto la porta di agosto. Quando posso rispondo io perché vi voglio proprio seguire passo passo. Avete visto che seguendovi passo passo, comunque facendovi fare delle cose pratiche, state realizzando le cose. C'è poco da dire, c'è poco da dire, insomma. Quindi adesso partiamo con le previsioni settimanali dal 27 luglio al 2 agosto. Chiudiamo il portalone di luglio e apriamo il portalone di agosto, che vi ho fatto già aprire però la settimana scorsa, cioè appunto questa settimana. Insomma, quando guardi questo video l'ho fatto già aprire. E stiamo continuando a pubblicare i segni zodiacali per il mese di agosto. Come vedete, quello è un naturale proseguimento della porta di agosto. Anche se non hai fatto la porta di agosto, non fa niente. Vedere il segno zodiacale con quello che si apre è già un rito, però io ti dico, i rituali, se tu vuoi veramente cooperare con il tuo destino e non vuoi subirlo, e smetti di lamentarti, quindi i rituali sono fondamentali, cioè c'è poco da dire, ormai abbiamo una forza di migliaia di persone che sanno questa cosa, quindi lo senti, anche chi non fa il rituale lo senti dentro che è importantissimo fare una cosa, accendere la candela, seguire 5 minuti di rituale, cioè sapete che è importantissimo, cioè non ci sono, cioè, non dire parolacce come diceva tua nonno, non ci su caspiterina, ecco. Quindi partiamo, previsioni settimanali, la lettura per cooperare con il tuo destino. Ogni carta è un incontro, ogni evento che incontri può essere un'opportunità di cooperazione con il tuo destino, soltanto se tu lo vuoi, libero arbitrio. Lo vuoi o non lo vuoi? Ok. Io lo so quanto costa per chi non ha mai fatto rituali, per chi non si è mai adoperato, cioè ti costa, perché stai cambiando un'abitudine. Cambiare un'abitudine significa morire a una vecchia identità. E costa, e lo so che costa, ma volere è potere, diceva mia nonna. Allora, quando la tua volontà è più forte della tua paura, allora, come vedete, realizzate cose pazzesche. Ok. Che significa anche svegliarsi la mattina e ridere. Cioè, ma quella è la base. Cioè, un impero non si costruisce dall'oggi al domani, mattone dopo mattone, ma già quel primo mattone che metti è una gioia pazzesca. Questo è il senso. La meta è il viaggio. La meta è il viaggio. Ok. Dai, allora ragazzi e ragazzi, abbiamo due varianti, come sempre potete sentire entrambe, sotto trovate l'info box e la timeline di ogni mazzo, va bene? Se, il primo, il secondo, insomma, quello che desiderate. Partiamo dagli oracoli oggi, però scegliete, ragazzi e miei ragazzi, e partiamo dal primo. Allora, lo mettiamo qua perché voglio fare un cocktail di, non di gamberi, fa un cocktail di oracoli. Dai Fra, dai che ce la puoi fare Fra, dai che ce la fai. Allora, no, prima questi voglio mettere. Oh no, vabbè, vediamo. Allora, chiedo al mio amante mistico, spirito guida, il daemon, è la stessa cosa, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, visione, amore e libertà. Allora, fammi vedere un po' che cosa dicono gli spiriti in questo momento per te, per questa settimana dal 27 luglio al 2 agosto, a mezzo di questi oracoli. ma io gli do i bacetti alle carte, tipo Santini. Creazione, cioè stanno confermando che la co-creazione, la manifestazione sta continuando a evolvere. Tu in questa settimana sperimenterai proprio la co-creazione con il divino. Qua c'è una sciamana che parla con l'albero.
Allora iniziate proprio a parlare con lo spirito di ogni cosa, di ogni elemento, lo spirito dell'albero, lo spirito dei gabbiani, lo spirito degli uccelli, lo spirito di quel... è tutto spirito. E quindi qua mi stanno raccontando di quanto in questa settimana sarete contenti di questa co-creazione, qualsiasi cosa accada, vi sentirete partecipi del vostro destino ed è questa la grande rivoluzione epocale che abbiamo fatto con questa tarologia co-creativa. Ok? Mamma che bello! E vediamo qual è l'elemento distintivo con queste altre carte della luce interiore di questa co-creazione in questa settimana. L'elemento distintivo di questa co-creazione. Azione. Shrim Paramesvari Svaha. Tu hai diritto all'azione, non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo e se agisci per fede la fede ripaga sempre. Te, eccole qua. Allora, tu agisci, allora avete praticamente avete dato un fermo, uno stop totale, galattico, alla passività. Avete dato un fermo galattico e qua dice suscito l'amore e la bontà con il potere dell'azione. Agisco per amore, non per controllo. Tu hai diritto all'azione, non ai frutti dell'azione. Agisco per fede e la fede mi ripaga. So che i miei pensieri e il mio potere positivo possono farmi trionfare. Ascolto il mio cuore, converto le prove in opportunità. E ditemi se non è il cammino della tarologia co-creativa. E questo cosa sta a significare? Non è solo un ribadire quello che facciamo, è un affermare la potenza di questa co-creazione. La realizzazione del tuo daimon, la realizzazione del tuo destino senza intoppi, a mezzo delle immagini che vedi nella porta di agosto. Cioè ti conducono loro. Straripante, porca miseria, straripante. Ok, mettiamoci i tarocchi, prendo lo schemino. Allora, prendi lo schemino, frate, lo metti qua. Allora, vediamo la prima porta. Quale energia desidera incontrarti questa settimana? Qual è l'emozione che bussa e come si manifesta nel visibile? Qual è l'energia che desidera incontrarti questa settimana? Il 4 di denari. Allora, il 4 di denari mi racconta di una sensazione di protezione. Quale energia desidera incontrarti questa settimana? L'emozione che bussa è un po' la protezione, no? Un po' di timore a lasciare andare quello che sai, quello che sei. È come se stessi proteggendo quello che hai conquistato fino adesso. E quindi come si manifesta nel visibile questa energia? Potresti avere a che fare con delle o persone che sono più riservate e che rimandano a te la necessità di vedere dove tu stai portando attenzione nella tua riservatezza, cosa stai proteggendo. E poi ti fa una domanda questa carta: sto proteggendomi da qualcosa per paura o sto definendo semplicemente il mio spazio? C'è una zona della mia vita dove ho paura a lasciarmi andare? Magari ti trovi a che fare con una persona che, qualsiasi tipo di persona, che ha un po' di timore ad aprirsi e tu magari stai lì che no? Perché non si apre? Perché non si apre? Perché non si apre? Allora devi chiederti dove non ti stai dando tu, va bene? Energia di contenimento, quindi però è ambivalente, no? Quindi la domanda che ti fa, non ti stai aprendo per paura o perché stai delimitando i tuoi confini? Stai proteggendo qualcosa di prezioso, magari può essere un'idea che non la vuoi dire a nessuno, può essere qualcosa di tuo che per adesso sta bene lì dove sta, in un posto dentro di te. Quindi è un'energia un po' più di contenimento il lunedì, no? Qual è l'atteggiamento vincente di questa energia? Farti una domanda. Mi sto proteggendo per paura?
oppure perché so i fatti miei, cioè nel senso non apro subito la mia opera, no? In questi termini, ok. Qui energia un po' di contenimento e potresti trovare delle persone che ti specchiano questa energia. Vediamo la seconda porta. Quale dono desidera rivelarsi? Cioè, quali qualità della tua anima vuole emergere in questa settimana? E anche quali situazioni potrebbero permetterti di scoprire il dono. Quale dono desidera rivelarsi? Seconda porta. La guarigione, la temperanza. Allora, la temperanza è la carta della guarigione per antonomasia, cioè l'equilibrio degli opposti, stare al centro, in medio stat virtus, quindi il dono che vuole rivelarsi in questa settimana per te è la capacità di essere un alchimista, una maga, una sciamana, uno sciamano. L'alchimista chi è? Colui che trasforma il piombo in oro, colui che trasforma le emozioni ctonie sotterranee nei più potenti alleati per realizzare la sua magnifica creazione. E quindi che stavo dicendo? Come puoi riconoscere questo dono? Magari avrai a che fare in delle situazioni. Allora, vedrai delle situazioni anche dall'oggi al domani che il giorno prima erano in un modo, il giorno dopo sono in un altro più equilibrato, più morbido, più magico, va bene? Se il giorno prima o anche ore prima potevi vedere delle situazioni più contratte, più contenute, il giorno dopo vedrai delle situazioni che si aprono, si sciolgono, delle soluzioni arrivano, va bene? Arrivano delle soluzioni, perché tu stai facendo l'alchimia. Questo è l'armonizzazione delle emozioni. Smetto di giudicare le emozioni, smetto di giudicare, ma piuttosto le accolgo come potenti alleati. Ok. Vediamo terza porta. Quale resistenza desidera diventare alleata? Cioè, quale emozione chiede finalmente di essere amata? Il 10 di coppe. Il 10 di coppe è una carta bellissima perché mi parla di armonia, bellezza, famiglia, gioia. Però nella terza porta, quale resistenza desidera diventare alleata? Mm, è come se a volte non percepissi la gioia, va bene? Che tutto intesi a gioia, questa è la tua meta. Mi parla sostanzialmente di un po' di paura ad, mm, ad aprire pienamente il cuore. Già lo vedevamo un po', no? Il 4 dei denari. Quindi è come se l'amore totale può diventare un po' destabilizzante per te. Significa smettere di controllare. Abbiamo fatto il video sul controllo, non mi ricordo come l'ho chiamato. Se mi ricordo lo metto qua sopra mentre sto parlando, altrimenti scrivete controllo sul mio canale, vedete cosa vi esce. Allora, il timore di essere felice, capiamoci chiaro. E un po' la paura che qualcosa diventi troppo bello che poi lo perdo, no? La paura del paradiso perduto. E io credo che tu avrai un incontro in questa settimana che ti farà sentire accolta, accolto, e c'è un po' paura di perdere quella bellezza. Potresti avere un grande momento di vicinanza con qualcuno o creare qualcosa insieme a qualcuno. Sai, quell'esperienza in cui dici mi sento a casa, però c'ho un po' paura. Perché magari hai imparato che aprire il cuore ti ha fatto male, aprire il cuore significava rischiare, no? Ma come puoi allearti con questa resistenza? Allora, semplicemente quando arriva questo evento di cui ti sto parlando, rimani presente alla felicità, non chiederti, non fare, non andare di là o non andare di qua. Cioè, non devi trattenere la gioia in caso poi la perdi, va vissuta, va vissuta. E il dialogo con queste carte è bellissimo perché, allora, tengo stretto qualche cosa perché ho paura di perdere. La temperanza mi dice che tu
lascerai che il flusso guarisca quello che hai trattenuto, ok? Mi permetto di ricevere quello che il mio cuore ha sempre desiderato, senza paura. Martedì viene l'alchimia per questa cosa, e poi la vita te la mette davanti, no? E vediamo, forse martedì, cioè non vale per tutti ovviamente, perché non sto facendo lunedì, martedì, mercoledì, anche se si può leggere in questi termini pure. Allora, vediamo, quarta porta, quale gesto può cambiare il tuo destino? Cioè, quale movimento desidera compiere la tua anima? E anche quale occasione concreta può invitarti a farlo? Quale gesto può cambiare il tuo destino? Che cosa vuole fare la tua anima? Avere fede, la stella. La tua anima vuole che tu abbia fede in ciò che la vita ti mette davanti in questi giorni. Fede totale, perché te lo sta mandando la stella del Daimon. La tua anima è... Qual è il gesto? Mi do, ho fede. Però non è soltanto questa con la stella è una carta di trasparenza. Sai, l'archetipo della stella è colei o colui che brilla e che non a caso è anche l'archetipo dell'acquario, l'anticonformista. E, cioè il coraggio anche di lasciare che la tua luce sia vista, va bene? Il coraggio, questo vuole l'anima tua. Fatti vedere così come sei perché brilli e il mondo ne beneficia. E, cioè lascia che la tua luce sia vista, ma non perché qualcuno la approvi, perché è nella tua natura brillare come anima, quindi questo vuole fare la tua anima. Quindi, per esempio, potrebbe accadere che quale occasione concreta può invitarti a farla questa cosa, no? Magari potresti dire una verità che hai tenuto dentro. Mostrati. Oppure mostrarti più autenticamente in una relazione, oppure condividere un certo talento che hai. Anche fare qualche cosa che nutre la tua anima senza aspettare però un riconoscimento esterno, cioè scegliere quello che ti fa sentire viva, vivo, anche se non è ancora perfettamente definito. Ehm, cioè la stella costruisce il suo futuro, ma non con... cioè attira il suo futuro attraverso la coerenza con la propria essenza. Cioè fai un atto di fiducia verso la vita in questi giorni. Non devi inseguire quella luce là, devi soltanto smettere di coprirla, cioè che ne so, il gesto, apri una finestra, lascia entrare aria nuova, fai un atto di fiducia verso la vita, fallo proprio come gesto questo di aprire la finestra e dire proprio ho fede in te, nell'aria che entra. Questi sono riti sciamanici, simbolici, ecco perché sono semplici ed efficaci, ok? Vediamo adesso, quinta porta, quale relazione desidera evolvere in questa settimana? Vediamo se è la relazione con l'amore, la relazione con il lavoro, la relazione con il denaro, con il proprio corpo, con la famiglia o tutte insieme. Vediamo dove mettono l'attenzione per realizzare questa creazione. Quale relazione desidera evolvere? Con il corpo, con il denaro, con la terra, abbiamo il cavaliere di denari. E tutto ciò che richiede presenza, cura, affidabilità. Mm, allora, tutte le relazioni in tutti gli ambiti nella tua vita in questa settimana chiedono di evolvere attraverso dei piccoli gesti ripetuti. Affidabilità, la cura. Il cavaliere di denari qua si può manifestare in tutte le relazioni dove è necessario costruire lentamente. Può essere una relazione d'amore che chiede pazienza, chiede radicamento, anche un rapporto familiare che può essere guarito attraverso la presenza o una collaborazione lavorativa dove la fiducia nasce passo dopo passo. E poi la relazione con il corpo. E allora, imparando a vivere o ad abitare la propria vita quotidiana con amore, con cura,
e prenditi cura del tuo corpo in questo senso. Quindi i denari sono la terra, le manifestazioni, cura, amore, radicamento, pazienza. E, allora, mi puntano l'attenzione sulla cura, sulla pazienza, perché il Cavaliere di Denari in ombra potrebbe voler dire anche controllare i tempi, no? Cioè, ma quando arriva il risultato su quel lavoro? Quando arriva il risultato su quella relazione? Quando cambierà questa situazione? No. Qua torna tutto il filo della settimana, dal 4 di denari, la temperanza, 10 di coppe, la stella, cioè in questa settimana la vita ti insegna a lasciare il controllo alla natura e a fidarti del processo. E soprattutto rispondendo alla domanda come vivere queste relazioni con il proprio corpo, con il denaro, con la famiglia, senza voler controllare le situazioni, con il ritmo della terra, Cavaliere di Denari. Non spingere il fiore ad aprirsi, non tirare il germoglio per farlo crescere, ma nutri il terreno, cioè fai la tua parte, lascia che l'altro faccia la sua parte, le situazioni facciano la loro parte. E quello che il Cavaliere di Denari ti dice è che ciò che è destinato a restare, resta, cioè non ha bisogno di essere inseguito, ha bisogno di essere coltivato. Quindi io non lo so quale tipo di relazione in particolare col corpo, col denaro, con la salute, quale relazione in particolare o diversi ambiti in questa settimana ha bisogno della tua presenza, più presenza, va bene? Perché hai un grande potere di guarigione, di creazione e di manifestazione. Allora, vediamo adesso sesta porta. Quale alleato cammina già accanto a te? Quale forza invisibile ti sostiene? Qua abbiamo il 10 di bastoni. Questo è molto interessante perché quello che, sai, questa persona porta addosso dei pesi. Ciò che sembrava un peso può diventare una forza. È quello che facciamo nello yoga sciamanico con le emozioni più sotterranee, quelle che ci pesano di più da sperimentare, no? Diventano poi potenti alleati per la realizzazione. Allora, il tuo alleato in questa settimana è la tua stessa capacità di portare avanti quello che ami. Il 10 di bastone mi parla di responsabilità, di cammini lunghi, di prove già attraversate, di tutto ciò che hai raccolto nella tua vita. E nella posizione dell'alleato mi dice qualcosa di importantissimo, cioè non sei arrivato o arrivato qui così, per caso. Cioè tutto ciò che hai attraversato, responsabilità, pesi, eccetera, no? Ti ha dato una forza che forse ancora non stai riconoscendo. Le esperienze, le difficoltà, le responsabilità, tutto quello che hai sostenuto sono diventati radici, sono diventati alleati, quindi è la forza della resilienza. È quella parte di te che continua a camminare anche quando deve arrivare qua, manca questo tratto di strada, no? Il 10 di bastone ti dice ricorda quante volte hai pensato di non farcela e invece ce l'hai fatta e sei ancora qui. Quindi il tuo alleato è una forza che tu hai già incarnato. E in merito alla domanda attraverso quali segni, coincidenze o incontri potrebbe rendersi riconoscibile, magari qualcuno ti chiede aiuto o si affida alla tua esperienza. Oppure ti accorgi che è una situazione che magari prima ti avrebbe spezzato, oggi invece la attraversi con maggiore consapevolezza. Potrebbe anche darsi che tu incontri delle persone che ti ricorderanno tutto il cammino che tu hai fatto. E ti dico anche una cosa, potresti anche ricevere un riconoscimento per qualche cosa che hai costruito con pazienza. Cioè il segno è proprio questo, vedere il valore di quello che hai portato fino a questo momento, riconoscerlo. Sì, assolutamente sì. Vediamo settima porta. Quale benedizione porti con te in questa settimana? Il frutto di questa settimana. Wow!
Allora, quando esce la torre, io già vedo le vostre facce, no? Non le facce delle mie veterane, le ragazze no. Allora, la torre è la benedizione. Quale benedizione porti con te? Qual è il frutto spirituale della settimana? La torre. Allora, se guardiamo tutto il processo, tu ti stai ampliando, ti stai espandendo. Allora la torre arriva quando questa espansione non può più essere contenuta da una vecchia struttura. Allora, quale esperienza ti farà comprendere che questa benedizione c'è già? Magari ci sarà un momento in questi giorni in cui qualche cosa che avevi costruito o qualche cosa che avevi immaginato cambia direzione. Magari un piano si modifica, o emerge una verità, o una consapevolezza improvvisa. Allora, un crollo che inizialmente sembra destabilizzante, ma crea uno spazio nuovo. Quelle cose che cadono è perché la tua anima è diventata troppo grande per contenerle. Quindi la benedizione nascosta in questa settimana è la libertà. È la libertà finalmente di non dover più sostenere un'immagine vecchia di te, che ormai è obsoleta, di non dover più proteggere una vecchia versione di come te la stavi raccontando della tua vita. La torre è il fulmine che illumina nella notte, cioè per un istante tutto diventa chiaro, vedi quello che prima non vedevi. Quindi come custodire questa benedizione nella settimana, anche nella successiva? Non devi ricostruire subito. Cioè, non devi trovare subito soluzioni a quello che prima stavi mandando in un certo modo e poi si sposta in un'altra direzione. Cioè, prima viene il vuoto sacro. Vi consiglio di vedere il video sulla cascia etere in questa settimana. Il vuoto sacro, cioè lo spazio dove la vita finalmente può creare qualcosa di più autentico. Allora, lascia che in questo vuoto, se stai facendo la porta di agosto, ci saranno le immagini che ti conducono a ricostruire qualcosa di meraviglioso, eccola, va bene? Cioè, non abbiate timore di quello che si apre quando quello che non ti appartiene più cade. Fatevi guidare dalla porta, dalle immagini, dagli spiriti che vedete che vi accompagnano, perché è una settimana rivoluzionaria. Ma stanno uscendo tante torri in questi ultimi tempi comunque. Vediamo, voglio mettere alcune specifiche. Cos'è che stai trattenendo? Chi vuole essere liberato col 4 di denari? Prima porta. Devi fare un'azione. I 2 di bastoni, cos'è che stai trattenendo? Stai già programmando qualcosa, hai già in mente qualcosa, hai pianificato qualcosa, hai la scelta, i 2 di bastoni. Ho chiesto cos'è che stai trattenendo, una scelta. Come agire? Scelgo come agire, da mago o da co-creatore? Mi fido o non mi fido? Vediamo la temperanza, cosa mi racconta, cos'è che viene portato in equilibrio. Potresti ricevere anche delle chiamate, però voglio vedere qua, cos'è che viene portato in equilibrio sulla temperanza. 10 di spade, un vecchio dolore, una vecchia identità che ormai ha cessato di esistere. Un attaccamento a una certa idea di te, un attaccamento a una certa idea di te all'interno delle relazioni, un attaccamento, un vecchio dolore, una verità che ormai ha fatto il suo corso, cioè porti finalmente pace e guarigione a un dolore che lo stavi protraendo con la sofferenza. Come dice Cartolli, il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. Si guarisce, ecco perché stavi un po' più protetta o protetto, ok? E trasformi, come vi ho detto prima, come un alchimista il piombo, 10 di spade, in oro. Vediamo questo 10 di coppe. La giustizia. Allora, ragazzi miei ragazzi, quando arriva la felicità non devi trattenerla per paura che se ne va, devi abitarla, devi viverla. E qua ci sono degli incontri voluti per giustizia divina in questa settimana, per diritto di nascita. Tu meriti la felicità perché tu sei felice, cioè, però la mente non lo sa. Sat Chittananda, l'esistenza è gioia, è 10 di coppe.
La giustizia divina ti dice guarda che io co-creo nel godimento, nella gioia, tutti gli incontri o un incontro che avrai in questa settimana, sperimentati nell'abitarlo, nel vivere questa gioia senza volerla trattenere. E allora sì che ci sarà una co-creazione straordinaria. Queste carte mi stanno parlando anche di una riconciliazione in famiglia o qualcosa giù di lì. Mm? Vediamo questa luce della stella, quarta porta, con la stella. Qual è la luce del tuo cammino? La stella. Quando le carte si ripetono della serie, non parlare, Francè, segui la tua stella. A te lo stanno dicendo. Allora, avrai un'epifania in questa settimana. Sai cos'è l'epifania a livello proprio percettivo? È qualcosa di wow. In un momento tutto ti è chiaro. Avrai la sfrontatezza animica di battere la tua mente, mostrandoti nuda o nudo e godendo di quello che sei. Allora, io credo che tu realizzerai un obiettivo importante in questa settimana. Per molti di voi lo vedete concretamente o sono i passi di questo obiettivo importante che ti renderà una grande gioia. Una grande gioia. Vediamo. Ah, 6 di coppe, vedi è saltata questa carta, non ho chiesto dove dovevo metterla, però stavo parlando di un grande obiettivo, quasi dimenticato, e c'è un talento tuo che o dai per scontato, perché lo vivi ogni giorno, ma qua mi stanno raccontando che c'è un talento tuo, qualche cosa che è talmente importante che o lo dai per scontato o era recondito, che emergerà e ti chiedono di farlo splendere. È un talento, qualcosa che ti dà molta gioia. Continuano a parlarmi queste carte anche di riappacificazioni con delle persone che conosci o riappacificazioni con una parte di te che era che è quella più sognatrice ed è quella che ti manda avanti. Sì. Allora, in merito alla relazione che desidera evolvere con il Cavaliere di Denari, abbiamo il diavolo. Allora, attaccamenti, paure legate alle cose materiali. Non forzare il risultato, ma piano piano si fanno le cose. Quindi quale relazione desidera evolvere? Amore, lavoro, denaro, corpo, famiglia. Diavolo e Cavaliere di Denari è tutto ciò che è visibile fondamentalmente. Attaccamenti a una certa idea del nostro corpo, come dovrebbe essere secondo i modelli culturali, le manipolazioni sociali. No, prenditi cura del tuo corpo, perché il tuo corpo è il Dharmakaya, il corpo degli insegnamenti del Buddha. Se state facendo la porta di agosto al vostro corpo, proprio dovete dire io non ti conosco ma ho fede in te, ai vostri organi. Ehm, il diavolo mi parla di tutti gli attaccamenti, le paure e i desideri che hai, no? Perché qua scoppierà un desiderio. Attenzione al diavolo che ti dice: oh, non sei all'altezza, non te lo meriti, non sei bella, non sei bello, non hai titoli. Perché questo diavolone ha in sé una capacità di creazione potentissima. Quando la Kundalini si sveglia, che è energia erotica a carattere proprio sessuale che procrea infiniti universi, infiniti mondi, l'energia nervosa a carattere sessuale che crea tutto quello che vediamo, no? Quando la Kundalini si sveglia, attiva i vari chakra. Quando ci sono dei chakra ostruiti, qua può essere primo e secondo legati alla terra, no? Cioè il coraggio di non riuscire a fare certe cose, non sentirsi abbastanza meritevoli o la paura di provare certe emozioni di grazia, di gioia, di bellezza, il primo e il secondo chakra. Ehm, allora, quando la Kundalini sale a questi chakra e trova i chakra ostruiti, fa venire fuori le paure, quindi bisogna allearsi con questi demoni, con le emozioni generate da queste paure, affinché tu possa a poco prenderti cura di questo giardino, ok? Adesso vediamo sesta porta, l'alleato che cammina con te, 10 di bastoni, e di nuovo il Cavaliere di Denari. Chi va piano va piano e va lontano. A poco tu realizzi tutto. Co-creazione, azione, va bene? Rituale, presenza, tutto.
Mi dicono che già tante volte tu a poco hai realizzato tutto, o hai portato avanti pesi, responsabilità. Ricordati dove sei arrivata fino a questo momento e avrai anche le persone che te lo ricorderanno. Mm? Vediamo la torrona. Cos'è che si distrugge? Prima carta. E che cos'è che viene fuori? Seconda carta. Si distrugge l'idea che sei tu a guidare la tua vita, re di bastoni, e si crea il mondo, che sei una compartecipazione di forze e di energie che cooperano per i tuoi obiettivi. Allora, qua si distrugge l'idea col re di bastoni che sei tu a guidare le cose, ma noi è come se guidassimo una macchina della Chicco. Chicco. Ah, scelgo di andare a destra e vai a destra, ma sei convinta che tu stai andando a destra, no, è l'anima che ti manda di là. Quindi l'idea, vabbè, esempio un po' banale, però per farti capire cos'è che si distrugge con la torre. Il re di bastoni è una carta bellissima, è potere, leadership, carisma, colui che nel lato distruttivo crede di poter manipolare gli eventi per il suo ego, no? E no, perché cos'è che si crea? Il mondo, hai successo quando consideri il mondo che coopera per te, è la madre terra che coopera per te, forze, energie, antenati, dei, numi, demoni, ok? Ecco perché poi c'è la co-creazione e l'azione. Pazzesco. Pazzesco. Adesso per le mie ragazze e i miei ragazzi che mi hanno fatto la donazione, io estraggo adesso una carta per te, per dirti qual è il tuo, se lo trovo, ecco, il tuo animale guida. La papessa è uscita degli altri tarocchi. Fatevi la papessa, ragazze e miei ragazzi, in questa settimana prima di ricostruire con la torre il viaggio erotico negli arcani. La papessa, ok? È uscita, si è lanciata da sola per ricordarci che l'intuizione è il luogo interiore, il nostro luogo interiore dove emerge l'intuizione. Allora, vediamo per i miei ragazzi e i miei ragazzi delle donazioni. Bellissimo, il delfino è il tuo animale guida, magari incontrerai il delfino nella porta di agosto. Giocare, il gioco, che tutto intesi a gioia, questa è la tua meta, il gioco è lo strumento di apprendimento più importante, e qua dice nada en la alegría de vivir, sì, inhala la confianza, exhala il miedo, sommergiti in tua sabiduria, fluye con la corriente. Qua ti stanno dicendo di non aver paura e di fluire con la corrente, di giocare come farebbero i delfini. Ehm, il delfino è un animale che ti darà in questa settimana molta fede, molta fiducia, hanno una connessione straordinaria tra di loro i delfini, ma sono degli animali stupefacenti ed è come se mi dicessero il mare della vita ti consegnerà un dono in questa settimana. Allora gioca con questo dono per avere dei risultati sorprendenti, soprattutto in merito il mare della vita e anche l'inconscio, no? Collettivo e le immagini che ti arriveranno a mezzo della porta di agosto. Gioca, gioca, gioca. La parola per te è gioca. Gioca, gioco, gioco. Leggerezza e gioco, leggerezza e gioco. Non prendere niente seriamente, ma prendi tutto con gioco perché è tutto un sogno. Sto sognando, sto sognando, sto sognando. Niente è serio. Allora c'è il grande Naropa che lasciò in eredità ai suoi discepoli questa frase: camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose. È tutto un sogno. Giocatelo, ok? Stupendo. Adesso, ragazzi miei ragazzi, andiamo a vedere l'amore. Vediamo nell'amore cosa accadrà in questa settimana, sia che tu abbia già una persona, sia che non ci sia nessuno. Vediamo primariamente cosa vuole emergere dalla tua anima in una relazione, sia che ci sia oppure no, quindi su cui stai lavorando coscientemente o inconsciamente. Cosa vuole emergere? È uscita da sola, il paggio di spade. La tua anima è curiosa. La tua anima cosa vuole emergere? È curiosità, vuole conoscere, vuole essere stimolata, ma soprattutto vuole conoscere l'altro
a partire come se fosse un apprendista, no? Fare domande, chiedere, vuole conoscere, vuole conoscere. E qua abbiamo una bellissima immagine con la spada, cioè fa venire in mente la mente illuminata, la mente risvegliata che porta la rosa. È come se la tua mente facendo domande attraverso l'altro, attraverso il riconoscimento nell'altro, si illuminasse sempre di più. Quindi la tua anima si predispone ad essere, a conoscere, a giocare in questi termini, no? Ricordiamo il gioco e ricordiamo anche che sulla sfera delle relazioni c'era il Cavaliere di Denari con il diavolo. E quindi è come se osserva e gioca, vuole osservare e giocare la tua anima. È un'intelligenza viva, acuta. Vediamo un po' sulla base di questo. Però attenzione a una cosa, mentre osservi ci possono essere gli attaccamenti e le paure legate a vecchie relazioni. Allora, quando facciamo un cammino sciamanico, un cammino spirituale profondo, riusciamo a identificare i pensieri della mente e lasciarli passare. Cioè facciamo passare i pensieri della mente. A poco si costruiscono le cose, con il gioco, con la complicità, ok? E quando arrivano dubbi, paure, incertezze, ricordati di mostrare la tua autenticità. Perché più noi nascondiamo la nostra autenticità per paura di, e più vediamo fuori circostanze in ombra. Va bene? Vediamo nella tua fila energetica, nell'amore, cosa abbiamo. Il 9 di denari, bellissima, sapete quanto amo questa carta io. L'eremita, tu stai valutando bene l'altro, tu stai in una condizione di interezza personale, avevamo anche la prima carta, no? Un po' più di protezione. Allora, stai in una condizione di interezza personale, l'eremita mi racconta anche di quanto tu abbia valutato tutte le volte in cui a mezzo dell'altro e della relazione magari ti sei svalutata o ti sei svalutato, adesso hai riconquistato il potere, ecco perché vuoi conoscere l'altro, anche con una certa distanza, però con una mente curiosa, una mente vigile, per non farti più toglierti il potere, no? Il tuo personale, la tua interezza, cioè della serie sto bene così, io sto bene nella mia interezza, vado a poco, conosco, faccio, no? Però mantengo il mio centro. Cos'altro abbiamo nella tua fila? E il 2 di spade. Allora, io ti vedo stare in una posizione di ascolto di te stessa o di te stesso. È come se alcuni di voi che possono già avere una relazione si trovano in una condizione di, o aver conosciuto una persona, conoscere una persona in questa settimana, in una sorta di sospensione sacra per paura di qualcosa forse, no? Perché è come se avessi trovato già la tua interezza, è come se avessi riconosciuto chi sei. Stai pensando tutte le volte in cui hai, come dire, ti sei lasciata o lasciato sopraffare dal dover essere in un certo modo piuttosto che l'essere veramente così come sei, adesso è come se ti trovassi davanti a una scelta. Mi do o non mi do? Mi apro all'altro, sappi che la tua anima vuole che tu non prenda decisioni affrettate in questi giorni, anche la stessa precedente te lo diceva, a poco a poco, a poco a poco, conosci, fai, osservi, no? E quando vengono paure e attaccamenti legati a storie precedenti, li pacifichi, ricorda che sei un alchimista. Vediamo l'energia probabile che ti viene incontro in questa settimana, l'energia dell'altra persona. L'8 di denari. Ah, abbiamo un 3 di spade qua. Una persona che ha sofferto molto. È una persona che ha molte paure. Qua c'è la luna. Abbiamo dall'altra parte una persona che ha molte paure legate a un dolore molto profondo che ha vissuto. Non lo so se con te o in altre situazioni della sua vita. E probabilmente ha avuto paura di impegnarsi o sta avendo paura di impegnarsi semplicemente per un motivo, e te lo dico chiaro, ci sono paure ataviche qua legate alla paura di sentire le emozioni più profonde, una confusione legata, magari può avere un po' di dualità questa persona, ha potuto avere dualità in triangolazioni o dualità semplicemente, perché dualità?
Perché c'è questa luna che gli dice a questa persona: fidati delle tue intuizioni, però soltanto dopo aver pacificato le paure del passato. 3 di spade. Però la vita lo sta portando questa persona a chiedersi: mi fido veramente delle mie intuizioni? A volte le mie intuizioni non riesco a sentirle perché ho un dolore proprio antico, atavico qua. Però allo stesso tempo l'otto dei denari è come se si sta facendo queste domande, perché il lavoro su di sé che lo ha portato a fare un grande dolore, anzi è arrivato un grande dolore perché l'impegno nel lavoro su di sé era necessario. E quindi in questo momento può essere una persona un po', questa energia un po' confusa, e allo stesso tempo questa persona ti porta la possibilità di accedere alle tue intuizioni e, e riconoscere il grande potere alchimista che tu hai, di trasformare quello che l'altra persona ti dà, intuizioni, in potere, potere di co-creare, ricordati le carte precedenti. Allora, abbiamo visto le due energie. Può darsi che tu stia pensando a una persona di molto lontano nel tempo e questa persona sta sperimentando un grande dolore anche a distanza di tempo, come se ci fosse stato un risveglio, però siamo a migliaia, quindi non mi concentro su quello. Vediamo alla fine cosa arriva nell'amore per te, cosa potrebbe accadere. Chiarezza, asso di spade. Chiarezza improvvisa che taglia le nubi della confusione. Telefonata, chiarezza, wow! 10 di coppe, 10 di coppe. Allora ti ribadisco: non aver paura di abitare la tua felicità, non aver paura di perderla, perché la felicità non è una cosa tua, cioè ti attraversa, tu sei quella cosa, ma tu insieme alle forze che la guidano. Io qua vedo una chiamata o una chiarezza improvvisa, l'asso di spade è un'intuizione, una chiarezza, si riparte da qui, spezzo ogni tipo di confusione, e il 10 di coppe mi parla della gioia condivisa, no? Una mente vigile, una mente vivace, vedo conversazioni, può nascere una conversazione tra te e questa persona che porta gioia grazie a un discorso che era in sospeso, qualcosa che si doveva risolvere, un discorso in sospeso che taglia via ogni tipo di confusione. E poi cosa arriva? E poi c'è la papessa, e questa dice a te: segui le tue intuizioni. Io qua vedo che ci sarà un incontro bellissimo, una chiarezza, una chiamata o qualcosa che porta questa condivisione bellissima. E la papessa, era caduta prima la papessa e ti invita di nuovo a fare il silenzio affinché tu possa far emergere la tua intuizione. È come se ci fosse un momento di chiarezza e poi un attimo di contenimento, ma contenimento fertile, laddove nel silenzio, io credo che sia con la pratica della papessa e la porta di agosto, emergeranno visioni che ti accompagneranno a rafforzare la bellezza della co-creazione di questo amore. Sì. Ti arriveranno delle intuizioni in merito a qualcosa che stavi pensando o che pensi, o potrebbe essere qualcosa che non... È una rivelazione improvvisa quella che ti arriva dopo una conversazione o dopo l'incontro, una rivelazione improvvisa nel tempio della papessa. Vediamo energia positiva in amore per te. 8 di bastoni, comunicazioni, tutto ciò che era bloccato si sblocca, energia e movimento, tutto ciò che era bloccato si sblocca, conversazioni, spostamenti. E cos'è che viene elaborato? Energia negativa, la sensazione di essere esclusi, di esclusione e di mancanza. 5 di denari. Qua qualcuno, io credo che sia da questa parte qui, no? L'altra persona si sente manchevole di qualcosa, non si sente all'altezza, si sente lasciata fuori o si è sentita lasciata fuori, tant'è che c'è un discorso in sospeso qua per molti di voi, che viene chiarito, ok? Vediamo i miei oracoli, lui, lei, che ti dicono? Cosa ti dirà con tutte queste conversazioni, comunicazioni questa persona? O l'amore?
Per alcuni di voi c'è un incontro con una persona nuova, una persona che stava più a distanza, e dopo questo incontro è come se c'è un ritiro affinché tu possa elaborare le emozioni più ctonie, sotterranee. 5 di denari, lo vedevamo qua, anche qua con il diavolo, no? A poco ti dicono di non avere fretta, non avere fretta, osserva, ma soprattutto osserva te a mezzo dell'altra persona. Cosa ti dice? Vediamo. Tu guardi le stelle, stelle, stella, stella, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Allora ribadiscono la necessità di autenticità. Ribadisco, come dicevo anche qua, una conversazione vera, sincera, a partire proprio dal cuore, dalla bellezza che ti abita. Questa persona ti osserva tanto, tu guardi le stelle, stella mia, no? E mentre tu guardi le stelle, questa persona ti osserva, cioè mentre tu guardi le intere possibilità del firmamento, questa persona osserva, osserva, osserva. Ma anche tu osservi, ok? Vediamo cos'altro. E qua parliamo di una separazione che giunge al termine per alcuni di voi. Per alcuni di voi è una separazione dall'amore incarnato, per altri una separazione con una persona. E quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante. Ma tutto rimaneva in superficie, tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. E che cos'è questo oracolo se non le carte che sono uscite dall'altra parte? Quando ci siamo separati, 3 di spade, un vuoto incolmabile, la paura di gestire questa emozione così grande, non la dovevo gestire, la dovevo solo vivere, e la confusione che sto avendo perché la mia mente vorrebbe gestire e invece io devo soltanto lasciarmi attraversare, no? Quindi è una grande gioia che prova questa persona nei tuoi confronti, ci dici di per ripetuto 2 volte, magari c'è la tua paura di poter essere ferita o ferito, ma ragazzi miei, ragazzi, cioè il più che altro qua il nodo è il 5 di denari, non essere abbastanza o sentire di nuovo quell'emozione della perdita, della penia, se mi lancio di nuovo. Vai, cioè vai, ok? Una lettura molto bella, molto commovente. Vediamo cosa ti dicono questi. Libertà, spazio sano e spazio per respirare. In una relazione tu hai richiesto i tuoi spazi e la tua libertà, o una persona, o tu o l'altra persona. Non lo so se questa persona o le persone del tuo passato, oppure tu, perché il 9 denari no, e mantengo il mio giardino fiorito, faccio entrare nel mio giardino soltanto con persone con cui condividere la mia interezza, non il bisogno. Quindi l'amore tu osservi affinché questa relazione ti dia lo spazio per poter creare, per poter essere una stella, per poter non essere più influenzabile o suscettibile di giudizi altrui. Quindi qua la relazione ti chiede spazio sano e spazio per respirare, affinché ci possa essere una vera interezza, no? Nella condivisione. E non condivido il bisogno, ma la mia interezza. E parliamo di un'anima gemella, una persona veramente con la quale puoi condividere quel tuo spazio sano e lo spazio per respirare. Qua dice: hai trovato la tua controparte romantica, anima gemella. E questa anima gemella devi riconoscere prima dentro di te, nel tuo daimon, no? E qua c'è una grande, con la papessa, rivelazione in merito a questo. Ricordiamo che lo spazio delle relazioni era calmo, prudente, e la scoperta di questa vera condivisione che si può veramente farlo. Ecco, questo è il senso, sì. Vediamo. Cosa dicono queste altre? In ricezione, ricevi qua. Pazienza, ricezione, flessibilità. Sì, allora, qua per molti di voi ci saranno degli incontri
che ti permetteranno di essere empatica o empatico, flessibile nei confronti dell'altro, e l'altro si mostrerà empatico e flessibile, soprattutto per quanto riguarda la differenza, no? Differenze di le vostre differenze, la tribù. Qua abbiamo una giraffa grande che si confronta con la giraffa piccola, quindi in base alle vostre differenze del tipo del modo in cui ci si relaziona all'amore, del modo in cui ci si relaziona all'altro, allora si rimane flessibili, perché si sa che l'altro è uno specchio delle nostre profondità, e qua c'è veramente la possibilità di cooperare, di co-creare insieme, a partire dalla disponibilità a darsi all'altro, ad ascoltare l'altro, ok? Quindi, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, molto soddisfatta di questa lettura. Passo all'altra variante, se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto anche la seconda variante o solo la seconda variante. Andiamo a vedere qual è il messaggio degli spiriti a mezzo delle 7 porte della settimana per te. Allora, mettiamo il mio promemoria qua e partiamo dagli oracoli oggi. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della cocreazione, bellezza, amore e prosperità. Vediamo cosa ti dicono gli spiriti a mezzo di questo oracolo. Ecco, è saltato. Insicurezza. C'è un diavoletto qua che ti tenta, che ti tenta. È come se percepissi in questo momento quella, un po' come il 5 di denari, no? Quella cosa, quella sensazione di incapacità, no? Non ce la puoi fare, no, non ce la farei mai, non mi sento abbastanza. Allora, come vi insegno sempre, il demone è il tuo più potente alleato. Tutti i demoni sono le tue più grandi paure, laddove sono custoditi i tuoi più grandi tesori. Alleandoti all'emozione che quel demone suscita in te, tu puoi realizzare una cosa straordinaria. E quindi l'insicurezza quando nasce? Quando ci crediamo che cioè, le fragilità umane sono i nostri più potenti alleati. Mi piace tantissimo la frase di Selene che dice sempre fragile come un uomo, tranquillo come un dio, no? E allora che significa fragile come un uomo? Significa che noi è proprio quella fragilità che fa di noi la bellezza suprema. E quindi alleandoci a quelle fragilità, con quelle alle emozioni più ctonie, sotterranee, noi sprigioniamo un potere assurdo. Il diavolone è anche quell'energia propulsiva, quella Kundalini che si accende in te, e quando vuoi realizzare delle cose mette in scena prima le paure relative alla realizzazione di quelle cose, e poi alleandotici puoi co-creare con gli eventi, no? Quando non ci sentiamo abbastanza e quando abbiamo dei modelli di riferimento culturali che la propaganda appunto ci propone, non ci sentiamo abbastanza rispetto a chi? Rispetto a cosa? A quel modello lì, a quell'altro modello lì, a quell'altro modello lì, che ti fanno vedere da fuori. Però, siccome quei modelli che ti fanno vedere sono atti a spegnere il tuo potere di creazione, allora noi come facciamo a co-creare con gli dei? Alleandoci alle emozioni che quelle paure ci portano. Allora li spacchiamo tutto. Molto bella, molto forte. Vediamo qual è il potere che vuole nascere quindi in te, in questi giorni. 27 luglio 2 agosto. L'allegria e la felicità. Allegria e felicità. Più leggerezza. Cioè, quando prendiamo le cose seriamente, arriva il problema. Tutto è un sogno, niente è vero. Come diceva Naropa, lasciò in eredità ai suoi discepoli una grande e bellissima frase, che fu questa: camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose. Cioè, quando è tutto un sogno, è tutto immagine, è tutto sogno, cioè niente è vero, è tutto come se fosse vero. Allora tu puoi cambiare la tua vita in un istante, in un secondo, e gli effetti del tuo destino saranno il capolavoro della tua vita. Allora, allegria e felicità, più leggerezza.
Non prendere le cose seriamente. Qualsiasi cosa sia, anche là, quello che la tua mente giudica la più grave. No, è un sogno, è un'immagine. Noi abitiamo le nostre immagini. È l'anima che sta immaginando quello che stai vivendo. L'anima, come diceva Hillman, è l'atto stesso dell'immaginare. Noi abitiamo le nostre immagini fino a quando non ci appunto, non ci risvegliamo e iniziamo a co-creare le nostre immagini, non le subiamo più. Allora sta per nascere in te, vuole nascere allegria e felicità. Sono come una bambina, un bambino che incontra l'allegria e la semplicità, vedi, della vita. Semplice, più semplice, meno seriosa, meno serioso. La felicità è nello spirito, non nelle cose materiali. Incluso perché se tutto è immagine e sogno, allora nulla è reale. E questo è il senso, quindi incluso l'allegria più piccola è una grande fonte di luce. Ti invitano questa settimana, allora c'è il potenziale dell'allegria e della felicità per te in questi giorni. Ti invito a essere leggera, leggero. Vatti a mangiare il gelato a quel gusto che ti piace. Vatti a fare una passeggiata al mare. Comprati quella cosa che ti piace, quella cosa piccolina. Non lo so, fai qualcosa, un gesto che va a distruggere anche nel momento in più drammatico, che la mente può pensare drammatico, oddio che cosa devo fare, paure, condizionamenti. Fai tutto l'opposto di quello che la tua mente ti porta a fare. Va bene? Adesso vediamo con i tarocchi cosa ci raccontano. Lettura per co-creare con il tuo destino. Andiamo a fare 7 porte dove ogni porta rappresenta un incontro. Ogni evento che incontri è un'opportunità di cooperazione per il tuo destino. Prima porta, quale energia desidera incontrarti questa settimana? Qual è l'emozione che bussa? Come si manifesta nel visibile? Quale energia desidera incontrarti questa settimana? Ecco perché abbiamo un set di bastoni. Potresti avere a che fare con delle situazioni che ti mettono i bastoni tra le ruote. Come ti relazioni a questo? Non è l'evento in sé quello che fa la differenza, ma è come ti relazioni a questo evento. Il 7 di bastoni mi parla di colei o di colui che difende le proprie posizioni, che è certo, no? E quindi è come se ti dovessi difendere nei confronti di qualcuno rispetto a una discussione, rispetto a qualcosa. Potresti averla il lunedì questa cosa o in questa settimana. Quindi è come se dovessi prendere ferma risoluzione della tua posizione. Io prendo ferma risoluzione di seguire sempre e solo il cammino del mio daimon. Questo è la cooperazione, l'atteggiamento vincente. Quindi potremmo avere il lunedì o comunque in questa settimana delle situazioni che mettono alla prova te stessa o te stesso e fanno agire un po' di insicurezza, ma queste situazioni sono volute affinché tu possa far emergere quel fuoco che ti arde da dentro. Io prendo ferma risoluzione di seguire i dettami del mio daimon, qualsiasi cosa sia. Ho fede in queste circostanze perché mi fanno testare la mia forza, mi fanno testare la mia forza, il mio potere, non l'insicurezza, magari quell'altra persona c'ha ragione o quell'altro c'ha ragione. No, la ragione è dei fessi, diceva Einstein. Ognuno di noi è unico. Quando vogliamo avere ragione su qualche cosa è perché abbiamo la ferita, abbiamo una ferita. Cioè, ogni verità ha la stessa dignità di esistere. Quando vogliamo avere ragione su qualcosa o su qualcuno è perché non siamo sicuri noi. Ma nella misura in cui la sicurezza non viene dall'avere ragione, viene dall'avere perfetta consapevolezza che ciò che ti accade è voluto dalla tua anima affinché tu possa, ce lo dice il 7 di bastoni, testare la tua forza, la tua presa di risoluzione, fragile come un uomo, tranquillo come un dio, tranquillo, ok? Vediamo adesso quale dono desidera rivelarsi. Quale qualità della tua anima vuole emergere in questi giorni? Quali situazioni anche potrebbero permetterti di scoprire questo dono? Quale dono desidera rivelarsi? La integrità. Il 9 di denari, cioè quale dono desidera rivelarsi? L'autosufficienza emotiva, l'autosufficienza economica, la libertà di avere costruito tanto, di godersi il proprio giardino interiore ed esteriore, l'energia che desidera
Il dono che desidera rivelarsi è: io ce la faccio con le mie potenzialità, io ce l'ho fatta con le mie potenzialità, io sono integra, io sono integro, io mi godo i frutti del mio lavoro, della mia essenza, del mio essere. Cioè, è la piena consapevolezza di questo. E le situazioni che potrebbero permetterti di scoprire questo dono ci sono dei riconoscimenti economici magari, o dei riconoscimenti, sentirti bene nel tuo corpo, oltre a riconoscimenti economici, riconoscimenti che ti dicono: caspita, però sono stata brava, sono stato bravo, ho difeso le mie posizioni, nonostante un po' di insicurezza, ma io ho preso ferma risoluzione di questo, nonostante una tempesta vocale, verbale, no? Quindi ehm, la situazione che ti può permettere di scoprire il dono è avere dei riconoscimenti in merito, o sentirti bene dentro te stessa o dentro te stesso, dei riconoscimenti economici, anche un upgrade rispetto a una posizione lavorativa, o il sentirsi intera, intero, senza: io sono intero, non manco di nulla, ok? Lotto per le mie posizioni e di conseguenza realizzo il mio successo. C'è un successo in questa settimana, ecco perché allegria e felicità. Vediamo la terza porta, la resistenza. Quale resistenza desidera diventare alleata? Quale emozione chiede di essere amata? Allora, la regina di denari è colei che si prende cura di ciò che ha creato. Allora, non dubitare mai del tuo valore. E soprattutto in questa posizione mi parla del fatto che, allora, in merito a una resistenza, qual è la resistenza della regina di denari? È un po' una corazza, cioè, ora che sai bastare a te stessa o a te stesso, riesci anche a ricevere? È un po' questo, perché sei molto forte tu. A volte questa forza può diventare una corazza, perché magari hai imparato a prenderti cura di tutto, di tutti, dimenticando un po' di lasciarti nutrire dalla vita anche, no? Quindi io credo che come emozione che desidera essere amata è un po' la vulnerabilità. Cioè, nel senso, cioè, non devo sempre essere io quella che sostiene tutto, non devo sempre avere tutto sotto controllo. Cioè, posso farmi anche appoggiare dalla vita, dagli altri. Cioè, la regina di denari ti insegna, guarda che ti dico, una forma ancora più profonda di abbondanza. Sai qual è? Cioè, che non è solo avere risorse, magari hai tante risorse, ma sentirsi degne di riceverle queste risorse, mi spiego? Allora, quali eventi potrebbero farti entrare in contatto con questa resistenza? Magari si verificheranno delle situazioni in cui qualcuno ti offre qualche cosa, tipo: ti offro aiuto, oppure ti offro amore, o ti offro riconoscimento, o ti offro una collaborazione, o ti offro un'opportunità concreta, e tu potresti dire: no, no, faccio da sola. Io la conosco bene da buon acquario questa resistenza. Ah, no, no, faccio tutto io. Mi spiego? È un po' questo quello che ti vuole dire questa carta, come allearti con questa resistenza, no? Allora, affinché il tuo daimon possa viaggiare indisturbato nella realizzazione del tuo destino. Allora, io ti dico di fare la pratica dell'imperatrice. L'abbiamo pubblicata nel viaggio erotico degli arcani, perché al di là delle mie parole, se fai poi il gesto, cioè quella pratica lì, muovere il bacino, aprire il cuore, aprire la porta di ricevere, tu ricevi qua. Cioè, sì, questo è, non mi arriva nient'altro, questo lo vedo proprio chiaro, perché allora il sette di bastoni: proteggi ciò che sei, riconosci il valore di quello che hai costruito e adesso permetti alla vita di prendersi cura di te, alla vita, agli eventi, alle persone, accetta l'aiuto, il sostegno, ok? Vediamo la quarta porta, cioè quale gesto può cambiare il tuo destino? Quale gesto può cambiare il tuo destino? Cioè, quale movimento desidera compiere la tua anima?
e anche quale occasione concreta può invitarti a farlo. È il mondo. È una carta stupenda questa. Inizia a vivere. Inizia a vivere proprio, cioè, che voglio dire? Allora, il mondo è la carta del compimento. Cioè, entrare completamente nella vita, vivi. Allora, la tua anima vuole espandersi, vuole smettere di... Allora, l'anima tua vuole che tu smetta di definirti attraverso quello che è stato nella tua vita. Quindi, allora, il mondo è la carta della persona che finalmente comprende di non dover diventare più qualcun altro perché ha capito chi è e se lo vive. Questo è il senso. Puoi semplicemente essere quello che sei. E poi in merito a quale occasione concreta potrebbe invitarti a farlo? Potresti ricevere un invito, potresti ricevere una proposta, un viaggio, un nuovo progetto, un incontro. Oppure semplicemente, sai, un'occasione, una situazione in cui la vita ti dice adesso tocca a te. Il rischio qual è? Aspettare ancora, pensare di non essere pronto. No, no, sei pronto, c'è il mondo. Magari il rischio è di dover migliorare ancora un po' per fare quella cosa, quell'altra. Il mondo è come se ti stesse sorridendo e ti dice lo so che penserai questo, ma ti dico che tu lo sei già quello che credi di voler diventare. Allora qual è il gesto che puoi compiere in questa settimana? Magari compi un'azione che fino a ieri stavi rimandando. Cioè fai quella telefonata, fai quel progetto, prendi quella decisione di quel sì oppure di quel no. Fai qualche cosa che ti faccia uscire, diciamo, dalla sala d'attesa della tua vita, perché il mondo ti dice questo: il destino cambia nel momento in cui smetti di aspettare il momento giusto. E questa carta dialoga perfettamente con le carte precedenti, perché il 7 di bastoni ti ha insegnato a difendere il tuo spazio, il 9 di denari ti ha mostrato quanto vali, la regina dei denari ti insegna a ricevere e il mondo ti dice vai, la porta è aperta, adesso vivi. Cioè, se sapessi di essere già pronta o pronto per qualche cosa, che cosa faresti adesso? Ecco, quello devi fare. Va bene? Vediamo la quinta porta. Quale relazione desidera evolvere? Può essere la relazione con il corpo, la relazione con una persona, con la famiglia, con il denaro, con l'amore. Vediamo, o tutte. Vediamo un po' che carta esce su quale relazione desidera evolvere. L'amore, ma non solo l'amore. Il Cavaliere di Coppia ha un ampio spettro. Ti dice abbi fede in tutto ciò che ha a che fare nella tua vita, abbi fede nelle relazioni con tutti gli aspetti della tua vita, abbi fede nel datti alla relazione con il tuo corpo. Al tuo corpo devi dire ai tuoi organi, alla milza, al fegato, al pancreas, alla pancia, allo stomaco, io non ti conosco ma ho fede in te. Cioè relazionati a tutto ciò che vivi con il cuore aperto. Il Cavaliere di Coppe. Magari c'è una relazione in particolare della tua vita, che sia in amore, che sia con altri aspetti, che ha bisogno di più compassione, ha bisogno di più presenza, ha bisogno di più calore, di più emotività. Ecco, quello ti permette di sciogliere questa carta qui. E mi fa specie il fatto che è uscita dopo il mondo questa carta, cioè come se dicesse la vita... adesso lascia proprio che sia il cuore a guidare i tuoi passi, no? Allora, il Cavaliere di Coppe nel mondo delle relazioni è, ripeto, non è solo quelle sentimentali. Parla di tutti quegli incontri in cui l'anima vuole la verità. Quindi può manifestarsi nell'amore, nel corpo, nell'amicizia, in una collaborazione lavorativa, anche nella relazione stessa che stai costruendo con te stessa, o con te stesso. Cioè, potresti incontrare qualcuno che ti fa finalmente sentire vista, visto, oppure vivere una conversazione che apre proprio uno spazio nuovo. Potrebbe arrivare una proposta, un invito, un messaggio o una riconciliazione. E come vivere questa relazione senza voler controllare l'altro o la situazione stessa? Il Cavaliere di Coppe mica conquista.
Il cavaliere di coppe si avvicina, ascolta, si lascia toccare e quindi questa settimana è come se la vita ti insegnasse che una relazione non cresce quando cerchi di prevedere le cose, cresce quando tu ascolti veramente l'altro e te, quando smetti di voler dirigere la situazione, inizi a essere presente. Però il cavaliere di coppe ti dice anche un'altra cosa, perché a volte no, desideriamo essere tanto amati, ma il cavaliere di coppe chiede qualcosa di diverso. Cioè, sai ancora stare nella meraviglia quando incontri qualcuno? Senza pregiudizi, senza... Perché spesso se perdiamo la capacità di stupirci, iniziamo a controllare. E quando controlliamo, smettiamo di esserci davvero. Quindi la relazione che desidera evolvere non ti chiede di cambiare gli eventi o le altre persone o le cose, ti chiede di presentarti a cuore aperto davanti a tutto quello che ti accade, perché è proprio lì, nello spazio dove smetti di controllare e inizi ad ascoltare, allora è lì che il destino ti sorprende. Sì, perché l'insicurezza nasce da quel controllo là, eh? Sì. E vediamo la sesta porta. Qual è l'alleato che cammina già accanto a te? Qual è l'alleato che cammina già accanto a te? Cioè, quale forza invisibile già ti sostiene e come lo puoi vedere? Beh, tu hai una grande capacità di visione, leadership, carisma, hai già tantissimo carisma. Può essere un avo, un antenato che ti sta dando tutto il suo potere grazie al fatto che tu hai pacificato alcuni spiriti perturbati della tua genia, come facciamo nello yoga sciamanico, eh? Il re di bastoni è una figura molto carismatica, mi parla proprio di te che attrai. Io ti dico che tu hai una capacità di ispirare prorompente, ma forse non te ne rendi conto però. Sai quando compare il re di bastoni? Quando la tua presenza comincia naturalmente a illuminare il cammino degli altri. Ma non perché tu li debba convincere, perché vivi ciò che dici. E questa proprio coerenza, no? Io vivo quello che dico, questa coerenza diventa magnetica. Non è che dico una cosa e poi vivo in un altro modo. No, no, vivo quello che dico. E la coerenza, questa coerenza qua è magnetica. E questa cosa, di questa cosa te ne accorgerai perché per vari motivi o qualcuno ti chiede un consiglio o una persona si fida spontaneamente di te. E te ne accorgerai anche perché sentirai nascere un entusiasmo che non ti riesci a spiegare. Oppure te ne puoi anche accorgere perché arriva un'occasione che ti invita a fare un passo più grande di quelli che hai fatto finora e lo fai tranquillamente. Cioè il re di bastoni ama parlare attraverso l'entusiasmo e l'allegria, questa felicità qui. Guarda che salto fai. E... Allora, il vero leader non è colui che ha tanti seguaci, ma è colui che non tradisce più il proprio fuoco. È questo che ti insegna il re di bastoni. E qua dice proprio custodisci il tuo valore, riconosci quello che hai coltivato, permettiti di ricevere, vai, vivi, attraversa la soglia, apriti all'incontro vero, autentico e ricorda perché sei venuto al mondo. Allora, l'alleato è bellissimo, cioè l'alleato che cammina già accanto a te non è fuori di te, è proprio il fuoco, è il tuo daimon, il tuo amante mistico, il fuoco della tua anima che da tempo aspetta soltanto di essere seguito. Mi spiego? Bella, bellissima.
Qual è la benedizione di questa settimana? Quale benedizione porti con te anche per la settimana successiva? Qual è il frutto spirituale della settimana? Questa è una carta. So prima di vedere. So prima di vedere. 7 di denari. Sostanzialmente la fiducia e la capacità di avere fiducia nei tempi della vita è la più grande benedizione che tu possa ricevere, perché siamo in un mondo accelerato e quindi che sabota tutti i suoi desideri perché va di fretta. Quindi è la capacità di avere fiducia nei tempi della vita. Cioè, aspettate che mi sono messa la mano dietro, mi sono impigliata l'anello e il pantaloncino. Ecco. Allora, cioè viviamo in questo mondo che ci spinge continuamente a produrre, 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 ottenere, 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 arrivare, arrivare, arrivare. Il set dai è un'arte antichissima. È l'attesa dello sciamano che sa che il seme, una volta affidato alla terra, non ha bisogno di essere scavato ogni giorno per vedere se sta crescendo. Ha bisogno di essere custodito. Quindi quale esperienza ti farà comprendere in questa settimana che questa benedizione è già presente? Io credo che tu ti renderai conto che qualcosa che credevi fermo in realtà sta maturando. Chiaro proprio. Può essere un progetto, una relazione, una guarigione, una parte di te. Io credo che la vita ti mostrerà dei piccoli segnali che ti faranno capire che nulla del tuo cammino che hai fatto è andato perduto, cioè tutto quello che hai fatto ha messo già radici e te ne accorgerai. Come puoi custodire questa benedizione? Devi smettere di misurare la vita attraverso solo i risultati immediati. Il settimanale ti invita a contemplare, a osservare, a riconoscere quanto sei cambiata, quanto sei cambiato. Perché? Perché la benedizione più grande che riconoscerai non sarà soltanto quello che raccoglierai, ma è la persona che sei diventata o diventato mentre stavi coltivando le cose. Il messaggio finale del Daimon è questo: non dubitare del seme che hai piantato solo perché il giorno dopo non vedi ancora il frutto, perché la vita lavora sotto la terra, nel silenzio, la vita si costruisce in segreto ed è proprio lì che stanno nascendo i miracoli, mi spiego. Bello, 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 bellissima questa lettura, è bellissima, bellissima. Mettiamoci alcune specifiche. 7 di bastoni. Cos'è che difendi? Difendi il tuo spazio interiore, il tuo spazio sacro, l'eremita, tutto quello che hai costruito fino a questo momento. Cioè, io prendo ferma risoluzione, c'è la voce del daimon interna, il tuo valore viene da dentro, è come se potessi avere in questi giorni delle situazioni che ti inducono prendere ferma risoluzione di custodire una verità interiore e di portare avanti una verità interiore che è emersa da dentro, grazie ai tuoi studi, alle tue pratiche, al tuo lavoro. Bellissimo, bellissimo. Vediamo dove vedrai prima di tutto la tua abbondanza col 9 di denari. Nell'avere chiarezza, regina di spade, dove vedrai la tua abbondanza, regina di spade. Saprai dire di sì, saprai dire di no, con una lucidità estrema. Prenderai delle decisioni sulla base del valore che hai riconosciuto. C'è molta fermezza qua, eh. Vediamo sulla regina di denari. Regina di denari, lascia che la vita ti nutra, no? Vediamo cosa ci dicono le specifiche. La regina di coppe, lascia che la vita ti nutra di emozioni. Allora, qua ci sono, lasciati un po' più andare, meno serietà, più fluidità. Allora io credo che ci sia qua una figura femminile
in questa settimana che ti porta conforto, sostegno, una persona empatica, una persona che ti dà delle cose dolci, no? Non lo so se da mangiare, magari la vicina di casa ti porta una torta, no? Accettali con gratitudine. E c'è, oppure quindi poi ci può essere una figura femminile che ti dà, eh, ti fa sentire compresa o compreso profondamente. Per altri è il tuo aspetto del femminile che chiede di essere ascoltato. Lascia che la vita ti nutra e chi è che può farlo meglio di una regina di coppe, che sia come persona o come archetipo che vive in te. La regina di coppe è la sciamana delle emozioni, si nutre delle emozioni. Lascia che la vita ti nutra a mezzo di cose che arriveranno, fluisce alle emozioni. Vediamo il mondo, sul mondo. 8 di coppe, la soglia, vedi, te l'ho detto prima, l'8 di coppe, vai, viviti la vita, lascia andare il tutto, ciò che ti ha nutrito fino a questo momento non è più sufficiente alla persona che stai diventando e quindi ti dicono hai tutti gli strumenti per vivere adesso pienamente la realtà che ti senti di abitare, quella vera, quella autentica. Mi può parlare di un viaggio, di uno spostamento, non rimandare un viaggio, non rimandare una proposta, non rimandare qualcosa, vai, sei pronta o pronto. Vediamo sul Cavaliere di Coppe a quale incontro in particolare ti devi aprire. All'incontro con tutto ciò che il 10 di denari mi parla di famiglia, di eredità, l'incontro con i tuoi avi e con i tuoi antenati e questo plasmerà ogni aspetto della tua vita. Allora, questa è la chiara pacificazione della tua genia. Cavaliere di coppie, ho fede nei miei avi, nei miei antenati, nelle mie anche tradizioni, anche riappacificazione in famiglia, avrete dei bellissimi momenti in famiglia qua, in ciò che io credo che tu vada a portare un'eredità spirituale all'interno della tua famiglia o il tuo comportamento avrà anche un impatto sulle persone che ti sono accanto e radicherai in loro un atteggiamento diverso nei confronti di ciò che è per loro la vera stabilità, che è un'eredità spirituale. Sì, eh, sì. Allora, apertura d'amore con il cuore, aprirsi all'incontro con l'altro, con le situazioni, portano a radicare una grande stabilità che ti darà sostegno anche economico o prosperità. Questo atteggiamento porta sostegno ad ampio raggio, va bene? Adesso vediamo con il Re di Bastoni il fuoco della tua missione con il Re di Bastoni, verso dove va? Verso l'apertura di cuore, verso un nuovo amore o verso l'asso di coppe mi parla di una felicità che sgorga da dentro, seguire la tua missione, una felicità che sgorga da dentro, che non è più suscettibile dalle fluttuazioni della vita. Quindi questo prepara degli incontri nuovi, incontri pieni di passione, d'amore, di entusiasmo. Andare incontro alla propria missione significa fare l'amore con il daimon. È bellissimo. E adesso sul 7 di denari, una carta sul 7 di denari, sulla benedizione che arriva in questa settimana, ti accorgerai che anche le problematiche che pensavi di dover risolvere si risolveranno da sole, 5 di bastoni. Allora, se magari all'inizio della settimana abbiamo una discussione che poi lasciamo in sospeso, tagliamo alcune cose, tu vedrai che quello che esprimi in questa settimana all'interno di una discussione e il modo in cui ti relazioni, il modo in cui ti approcci, avranno i suoi frutti. Anche se magari le cose non sono arrivate subito, i frutti non sono arrivati subito, in merito soprattutto a dei confronti con altre persone, chi vuole avere ragione, chi torto, aspetta che la vita ti ripagherà. Aspetta. Mettiamo un'altra carta, il 5 di bastoni. Il Papa, vedi, grande acquisizione. Se tu hai una discussione o in questa settimana o qualcosa su cui metti i puntini sulle i, prendo ferma risoluzione, questa è voluta dalla tua anima, questa cosa, per forgiare una lezione spirituale che era, scusami, una lezione spirituale che era lì lì per essere sostenuta, quindi è come se tu integrassi una lezione spirituale importante. Difendere ciò che c'è nella tua anima, portare avanti la parola del cuore e avrai delle ricompense. Un'altra, voglio vedere una cosa. Certo, Re di bastoni di nuovo. Guarda,
se tu hai una discussione in questa settimana con qualcuno e aspetti, ok? Non ho ragione, nessuno ha torto, nessuno ha ragione, ognuno ha la sua verità. Bene. Alla fine tu avrai seminato qualcosa per cui ti daranno ragione, perché seguiranno, come ti ho detto prima, quando viviamo ciò che diciamo, abbiamo un magnetismo naturale e questo è ciò che si predispone per te, il magnetismo naturale, ad essere anche seguito e seguito, ma non perché hai ragione o hai torto, perché tu incarni quello che dici e quindi questo ti porterà a dei risultati straordinari. Ok? Bellissimo. Bellissimo. Allora, se tu discuti in questa settimana qualcuno di queste persone, poi non lo so se in questa settimana ti verrà a dire che la tua passione per quello che hai detto, per quello che hai fatto, lo ha ispirato, anche se pensavi che stavi litigando, discutendo con qualcuno, va bene? E vediamo cosa per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno fatto le donazioni, vediamo una carta di questo oracolo, qual è il tuo spirito guida, animale guida in questi giorni. L'azione, berrendo. Io non lo so che animale è questo, non so tradurre tutti i titoli e gli animali in spagnolo. Questo è berrendo, sembra... Allora, non è un cervo, è questo berrendo, magari poi vi traducete la cosa berrendo. Quello che mi interessa dirti è l'azione contraddistinguerà questa settimana la tua vita, cioè di bastoni, l'azione verso dove? Verso la propria missione, il proprio daimon. È il momento di agire, le opportunità sono qui, avanza con fiducia, i tuoi talenti ti aiuteranno a arrivare in cima. Ah, è la capretta forse. Vabbè. E la tua acutezza mentale e le tue emozioni ti guideranno al successo. Quindi questo è l'animale, forse la capretta, credo, del tuo successo in questa settimana. Agisci seguendo la tua visione, il tuo daimon e vinci. Va bene? Soprattutto per quanto riguarda quello che infiamma la tua anima. Vai, seguilo e vinci. D'accordo? Ok. Ora, ragazzi e miei ragazzi, passiamo all'amore. Vediamo prima di tutto, al di là che tu abbia una persona o meno, cosa vuole emergere nella relazione, cosa la tua anima vuole sperimentare nella relazione con l'altro, sia che l'altro ci sia o che non ci sia, nella realtà manifesta. Perché come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, è invisibilità. Allora, cosa vuole emergere nell'anima, nella relazione, per l'anima? Tranquillità, 6 di spade. Ma soprattutto non riduciamoci alla tranquillità in senso come tranquillità. Allora, questa è un'immagine bellissima, c'è lei che dipinge con gli acquerelli e lui. Lei sta facendo una cosa per sé, no? E sta venendo accompagnata, cioè la tranquillità di potersi traghettare a mezzo della propria arte, della propria creatività senza accelerazioni, senza nessuno che la pressa, senza qualcuno che no, sta lì a giudicarla, no? Quindi quello che vuole sperimentare la tua anima è un passaggio di soglia da una zona più il 6 di spade viene dopo il 5 di spade, no? Da una zona più turbolenta, piena di controllo, piena di giudizio, piena ho ragione, ho torto. Ecco, l'anima vuole sperimentare quella tranquillità che ha alla base di un'autonomia propria sentendosi sostenuta o sostenuto. Questa carta mi dà molto l'idea dell'amante mistico che ti permette di creare, ti permette di esprimerti senza giudizio e quindi la tua anima vuole smettere di essere giudicata e vuole esprimersi, vuole vuole andare da una riva all'altra seguendo il suo ritmo, seguendo la sua creatività, seguendo i suoi colori. Questo lo fa il tuo amante mistico. Io qua ti consiglio di fare, non è uscito ancora, la pratica degli amanti qua, che trovi il viaggio erotico negli arcani, che è il corso gratuito su questo canale. Perché l'anima vuole sperimentare quello. Cioè, quando tu fai il rituale, non c'è bisogno che tu pensi poi a cosa devi fare nella relazione con l'altro, sia che ci sia o non ci sia.
perché i tuoi pensieri verranno acclimatati a quel sentire lì che tu a mezzo della pratica, del rituale, della formula psichica hai orientato, ok? Allora, cosa potrebbe accadere quindi nell'amore? La tua fila energetica. Fatti 4 di spade, tranquillità, vedi? O pausa, o tranquillità, momento di riposo, perché qua abbiamo una torre. Gli amanti, cioè l'ho appena nominata. L'ho appena nominata, allora è imperativo fare gli amanti in questa settimana per sistemare tutte le relazioni, perché qua c'è il cavaliere di coppie con 10 denari pure, Allora, qua mi stanno parlando del crollo di una certa identità nel come viviamo le relazioni, prima di tutto la relazione con noi stessi. E tutta la lettura precedente ce l'ha raccontato. Quindi prima di parlarti cosa può succedere in amore per te con l'altra persona, chiunque altro sia, ti dico la relazione che hai con te, si sta distruggendo un'identità. Quindi questo può avvenire o può essere già avvenuto per la scoperta di una certa verità, di un'intuizione improvvisa. E la torre, quando esce la torre non ti dice fai le cose di fretta, non ricostruire subito, ma vai nello spazio sacro della pausa, il 4 di spade, no? Dove può emergere una nuova consapevolezza che ti porta a fare scelte veramente dettate dall'anima, scelte dove si ha il coraggio di lottare per amore, ma non amore per l'altra persona, lottare contro le proprie resistenze al darsi, a seguire la propria missione, e quindi anche nella relazione a seguire quell'impulso che ti chiama ad andare verso il vero amore. Allora il 6 di spade cosa vuole emergere nella tua anima? A questo punto ti dico ancora di più nello specifico, una relazione che non ti pressi, dove tu non senti aspettative pressanti, dove tu non, una relazione che ti accompagni, ma questa prima relazione deve avvenire dentro di te, mi stanno dicendo. Poi ti dico anche, nella fattispecie, qua c'è un nuovo amore, o c'è il rinnovo di una relazione sulla base di una autenticità vera. Perché anche queste ultime carte, no? Queste qua, 5 di bastoni, il Papa, il Re di bastoni. Il Papa è l'altro arcano potentissimo che lo so quanto vi è piaciuto, che abbiamo fatto sul corso Il viaggio erotico negli arcani. È il guaritore ferito. Quando mi attaccano, la mia ferita, il mio più potente alleato, mi permette di avere visione, leadership, carisma. Grazie alla mia ferita io sono questa potenza, non nonostante le mie ferite, grazie alla mia ferita. Ok, vediamo l'energia che può palesarsi verso di te, l'energia con la quale hai a che fare, o stai avendo a che fare o potrai avere a che fare verso di te. 2 di bastoni, il mondo, il Papa è uscito di nuovo, quindi altro arcano, il viaggio erotico negli arcani, il Papa, da fare la pratica del Papa. Papa e amanti sono predominanti in questa lettura, Papa e amanti, per guarire questa insicurezza e andare verso la felicità, non guarire l'insicurezza, allearti. Allora, io qua vedo una persona molto determinata, una persona molto consapevole, una persona che ha smesso di guardare le sue ferite come dei problemi, ma ne ha fatto dei suoi potenti alleati. Vedo una persona che può stare lontano per lavoro, avere delle responsabilità, però è una persona molto matura dal punto di vista spirituale. Sì. O la incontri in questi giorni, l'hai già incontrata, si presenta a te una persona di una grande maturità spirituale, vede, no, il Papa come guarda il mondo, vede tutto quello che ha attraversato, la persona che vede il mezzo di tutto quello che ha attraversato, che l'ha fatto diventare la persona che è oggi. E qua parliamo di una persona molto seria da un punto di vista, cioè una persona altamente evoluta da un punto di vista spirituale, o ha appreso anche da una distanza dall'amore, ha preso una certa linea guida, cioè sta seguendo la voce del suo daimon. Sì, vedrà una persona molto matura qua. Può darsi che incontri questa persona che viene da fuori,
Qua abbiamo il 6 di bastoni, una persona che è pronta a riconoscere il tuo valore, quanto vali. Te l'ho già detto qua che ci sarà una persona che ti fa vedere il tuo valore, no? Te l'ho detto prima. Vediamo alla fine cosa può succedere per te in amore in questa settimana. 2 di spade, asso di spade. Allora, è la luna. Viene presa una decisione e in base a questa decisione ho una chiarezza, una chiamata che arriva. Non so dove sto andando, ma ho fede nelle mie intuizioni. Questo è il nocciolo di questa lettura amorosa. In base a una chiarezza che arriva, che può arrivare a mezzo di un'intuizione, a mezzo di una conversazione, non so dove sto andando, ma la luce della consapevolezza mi guida nella confusione che posso avere e in questa confusione so che la confusione è solo mentale, mi fido delle intuizioni. Perché in questo momento, fammi vedere l'energia positiva. L'energia positiva, guarda, lo sapevo che usciva l'asso di coppe, ce lo stavo nominando, è incredibile. Ecco perché ho voluto specificare asso di coppe 2 volte. Qua c'è un nuovo amore per te. Ho il rinnovo di un amore che trabocca di gioia. Quando è che abbiamo la gioia? Quando ci siamo fidati delle intuizioni nonostante le paure ataviche che possiamo avere. Allora in questa lettura sull'amore ci sono già 2 assi, consapevolezza, verità, la spada del mago, che mi fa accedere alla vera fonte della gioia. Sì, io credo che i dubbi siano più tuoi da questa parte, perché tu nella tua fila c'hai la torre, perché magari si è rotta una relazione oppure da tanto tempo che può essere un colpo di fulmine questo che genera dubbi, paure, incertezze, ma dopo una sospensione sacra tu ti fai la domanda, allora agisco per vero richiamo dell'anima o mi sto proteggendo, dice 2 di spade, no? No, no, io adesso agisco asso di spade, chiamata dirado i miei dubbi e allo stesso tempo qua il comune denominatore di questa lettura è segui le intuizioni e i dubbi si appianeranno da soli. Questo è. Vediamo cosa ti dice l'altra persona o da quali energie profonde è mossa nei tuoi confronti. Lo facciamo con i miei oracoli, lui, lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. E infatti, te l'avevo detto qua. Cioè, quello era il senso. Sì, assolutamente sì. Che cos'altro muove questa persona? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. E qua c'è una grande verità che emerge, questo ti può far trovare confusa o confuso, no? Ho mentito a tutti, io voglio solo te, al di là se ha parlato con altre persone questa persona qui, però qual è il senso? Ho mentito pure a me stesso, non è che ho mentito a me stesso, stavo cercando la verità. E allora il Papa denota proprio questo, io voglio solo te. E quando ci affidiamo alle intuizioni anche senza sapere, perché qualcosa ci muove, allora abbiamo la grande soddisfazione di vedere quelle intuizioni come vere, realizzate, no? Vediamo cos'altro. Eccola. Puoi sposarmi? Così, si è girata da sola. E beh, il Papa, questa è una persona decisa che arriva davanti a te. Cioè, l'energia della controparte, sia che tu la veda in questa settimana, che tu la veda nei prossimi giorni, insomma, o tra 2 settimane, l'energia dall'altra parte è un'energia di persona molto risoluta su questo. Quindi il punto è abbi fede nelle tue intuizioni e le tue intuizioni ti guideranno verso la felicità. Questo è, sì. Vediamo cosa ci dicono queste altre carte. Per sempre giovane, una canzone di giocosità e giovanile, e allegria e felicità.
È una relazione che promette leggerezza, giocosità, verità, che è alla base per costruire, qua vuoi sposarmi, no? Qualcosa di veramente bello, di duraturo per l'anima. Può essere una persona più giovane di te o può essere una persona molto giovane ma con una maturità animica che fa invidia a un ottantenne, insomma, questo è il senso. Ma lo spirito giovane è anche, cioè, colui che fa, come il Papa, no, delle sue ferite i più grandi alleati, il guaritore ferito, è colui che si alleggerisce dei pesi, colui che si alleggerisce dal voler trattenere le proprie emozioni, ma fluisce. L'elisir dell'eterna giovinezza è la passione per l'amore, l'amore per la vita. E il re di bastoni è uscito 2 volte. La passione. Bellissimo. Voglio vedere una cosa però. Tu con la torre, qual è l'identità che viene distrutta e cos'è che vuole emergere? L'identità distrutta è quello che vuole emergere. Vecchio modo di amare, vecchio... Allora, quello di seguire il fuoco e poi non coltivarlo più. Paggio di bastoni, l'identità che viene distrutta è curioso perché per sempre giovane c'è il paggio di bastoni. Alcuni di voi potrebbero riscoprire che una persona che sembrava più superficiale o più piccola di te ha maturato un'energia animica straordinaria. Per quanto riguarda te, quello che vuole distruggersi è seguire il fuoco senza coltivare quel fuoco. Va bene, il modo di amare, cioè seguo quella cosa, è l'innamoramento. L'innamoramento è diverso dall'amore, no? È quel fuoco iniziale così e poi dopo, quando iniziamo a vedere le ombre l'una dell'altro, quel fuoco si può perdere o ci diamo a gambe levate, quello viene distrutto, questo modo di amare qui. Magari tu non lo sai ancora perché l'anima sta sperimentando il 6 di spade, no? E cosa emerge? Una nuova possibilità. 2 di bastoni. Quello che emerge è non avere fretta di decidere, vivi questa cosa tranquillamente, perché si stanno aprendo nuove possibilità, la possibilità di lanciarti in qualcosa di nuovo e abbandonando una zona comfort. Ti dico non avere fretta comunque, non avere fretta, viaggia nelle tue profondità e non avere fretta. Mettiamone un'altra di queste. Il percorso dell'anima spirituale, un'evoluzione personale all'interno della tua relazione. Allora, in questi giorni, l'evoluzione che farai con l'altra persona, chiunque l'altro sia, o rispetto all'amore, è un'evoluzione dentro di te, cioè attraverso l'altro tu vedi il tuo perfetto specchio, vedi le... non devi lavorare sulla relazione o sull'altra persona, non esiste, è un'evoluzione personale che fai a mezzo della relazione con l'altro. Anche se l'altro non c'è ancora, ma questo è il grande potenziale, il gioco degli amanti qui, il ruolo degli amanti, nel fare la pratica degli amanti ti aiuta a fare questo upgrade animico affinché il Papa si palesi. Ok? Mettiamo questi altri oracoli nell'amore. Arrivare al traguardo, una nuova vita, cioè guarda che carte dirompenti, non si fermerà davanti a niente questa relazione, c'è una nuova vita, un nuovo amore, una nuova vita proprio, una nuova consapevolezza, costruire palazzi è la carta che ti permette di costruire veramente delle basi solide, sulla base di una leggerezza ritrovata, alleggerimento di pesi e questa corrisponde a vuoi sposarmi, Non ho altro da aggiungere perché vedo molta bellezza in questa lettura, in tutta la tua lettura. Quindi ragazze mie ragazzi, io concludo qua, ti faccio un grande in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.